My Hero Academia, dopo una settimana di pausa, è tornato con uno di quei capitoli che sembrano essere super calmi, ma che in realtà dal punto di vista della scrittura è una piccola bomba. Il classico capitolo che a molti non sarà piaciuto, ma che in realtà è necessario per il proseguimento della storia. Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Vedo che molte persone sul web trattano Midoriya ultimamente come un villain soltanto per il suo design, estremamente più cattivo di quello di prima, e per il suo impuntarsi sulla sua missione, che vuole per forza di cose trasformare in una missione solitaria ormai. Ma in realtà, a mio avviso, alla visione di un capitolo simile, di un capitolo come il 319, dovremmo concentrarci su tutt'altro. In primis sulla crescita caratteriale di quel personaggione di Bakugo, ad esempio, che finalmente è diventato il tipo d'eroe che mi aspettavo e che molti altri si aspettavano sarebbe diventato prima della fine del manga. Siamo già arrivati a quel punto, prima della fine del manga. Il bello dei personaggi di My Hero Academia è, a mio avviso, proprio questo, è che presentano una crescita caratteriale ed emotiva estremamente coerente con la loro caratterizzazione iniziale. Sembra veramente di stare assistendo alla crescita di un gruppetto di ragazzini che pian piano, nel corso del tempo, si rendono sempre di più conto del mondo nel quale vivono e che iniziano a caricarsi addosso delle responsabilità. Delle responsabilità che spesso, prima della situazione nella quale ci troviamo adesso, nemmeno i Top Heroes e la generazione precedente di eroi volevano accollarsi. Vediamo infatti ad esempio in questo capitolo una Uraraka che in maniera molto intelligente con l'aiuto del preside riesce a baitare Enji Todoroki e ad attirarlo all'interno della UA, visto che sia lui che gli altri due della top 3 non rispondevano alle chiamate dei loro allievi. Vediamo poi uno Shoto che si scalda tantissimo mentre parla con suo padre, urlandogli praticamente: «Oi, Enji, ma non dovevamo andare a fermare Toya insieme? Perché mi stai ignorando? Midoriya è un caso a parte, che cos'ha lui in più di me?» E frasi simili. Allo stesso tempo vediamo un Enji che effettivamente si sente super fregato dalla mossa azzardata e meschina del preside e che con la faccia di uno che sta pensando tra sé e sé: Shoto, ora capisci cosa provavano i tuoi fratelli nei tuoi confronti, vero? Midoriya è più importante e fico al momento, mi spiace. Esattamente con questa faccia non ho nemmeno il coraggio di rispondere al figlio. Ed è qui che inizia veramente il capitolo, con un Bakugo che dopo aver finalmente trovato il suo lunghissimo nome da eroe continua a ripeterlo più di una volta e si mostra estremamente maturo. E spiega a Shoto, calmandolo, wow, che i suoi problemi familiari e le domande che ha appena fatto su Deku sono sì delle belle domande, ma non sono le più giuste che poteva fare in quel momento. Le domande più corrette sono infatti tutte quante legate ad un singolo pensiero che gli ronza in testa ormai da un po', praticamente da quando ha letto quella lettera. E questo pensiero è: ma quanto potete essere stupidi voi della top 3 ad aver lasciato che Midoriya andasse in giro da solo in compagnia soltanto di All Might a sconfiggere una manata di criminali? E Bakugo, se ci pensiamo, non ha tutti i torti. Si sa che sia Deku che All Might hanno un po' la sindrome della croce rossina nei confronti di qualunque essere vivente e che quindi, visto che All Might ormai non ha più la forza per poter combattere e supportare il suo allievo, infine Deku si sarebbe dovuto caricare tutto sul groppone. E infatti così è successo. Endeva, quindi, rendendosi conto che Bakugo non ha tutti i torti, anche perché ha già precedentemente visto Deku staccarsi da All Might e caricarsi tutto il peso della salvaguardia dell'umanità e del voler sconfiggere All for One, tutto da solo, decide di mostrare e cedere il segnalatore GPS che Deku si sta portando appresso per la città alla classe. E qui, tra un flashback e l'altro, arriviamo al secondo punto di svolta del capitolo, tornando al presente e quindi al capitolo 318.
quello precedente, nel momento nel quale Bakugo con tutto il resto della classe appare davanti a Deku salvandolo da un gruppetto di criminali che l'aveva circondato. Quindi tra una Momo che cattura qualcuno e triggera la rabbia di Bakugo, e tra un Kirishima ed un Kaminari disegnati in maniera molto Doowang in sfondo, arriviamo al momento nel quale Bakugo fa notare due cose importanti al nostro caro Midoriya. 1. Deku, tu non sei All Might, quindi non reggi queste cose finché stai completamente da solo. E 2. Nonostante io ti stia insultando pesantemente dall'inizio del manga, in realtà ci tengo a te, sono venuto in tuo soccorso perché sono quello che ti conosce di più, nerd infame e altri insulti completamente a caso. E qui, dopo un Bakugo che chiede a Deku se dopo tutto ciò che è successo ha ancora il coraggio di sorridere, e un Deku che, in preda ad una sindrome da Eren, dice «Non mi importa di farmi del male, io devo continuare a sorridere ed andare avanti». Da Takae, con il ritorno dello stile estetico un po' più adulto del nostro caro Rikoshi, che fino a 2 vignette fa, ricordiamocelo, disegnava i Doowang e ora tira fuori dei capolavori di splash pages, vediamo che Deku arriva a voler attaccare i suoi stessi compagni di classe per tenerli lontani da ciò che deve affrontare. E qui si chiude il capitolo. Cosa penso che accadrà in seguito? Secondo me, tenendo in considerazione la stanchezza che Deku si sta portando dietro, sia quella fisica che quella mentale, non vincerebbe in uno scontro nemmeno se dovesse affrontare soltanto Uraraka. Quindi non potrà mai competere con Bakugo, Shoto, Tsuyu-chan e Tokoyami. A mio avviso nel prossimo capitolo vedremo i ragazzi che riportano indietro con la forza Deku, facendogli capire che sì, effettivamente è un po' scemo. E vedremo anche attuarsi il piano del preside di sfruttare al meglio ogni alunno della UA e i sistemi di sicurezza per combattere al meglio contro Shigaraki, All for One, i famosi sistemi di sicurezza che l'ultima volta Shigaraki ha polverizzato con una mano quando ancora non aveva poteri praticamente, ma vabbè. Anche se ciò, detto tra noi, un po' mi spaventa, perché se Horikoshi vorrà fare il passettino avanti con la sua storia, questo sarà un ottimo pretesto, un ottimo punto per uccidere qualcuno dei suoi personaggi ai quali le persone sono tanto affezionate, magari un Eraserhead o un Mirio, che dovrebbero trovarsi entrambi all'interno della UA e che quindi a questo punto immagino prenderanno parte nello scontro finale. Voi invece? Cosa ne pensate? Avete apprezzato la crescita caratteriale di Bakugo che l'ha portata ad essere un po' più maturo? E le mosse di Uraraka? A me, vi dirò la verità, è sembrato stranissimo vedere Bakugo che cede a un litigio, quando Todoroki Jr. stava iniziando a scaldarsi nei confronti di Todoroki Senior. È stato estremamente strano. Inoltre ho apprezzato un sacco anche il personaggio di Uraraka, che con tutta la sua dolcezza mista a disonestà è riuscita a baitare il povero Endeavor. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi va, lasciandomi un commentino qui sotto. Come al solito, sentitevi liberi di lasciare tutti i commenti che volete perché voglio discuterne. Vi lascio inoltre sia qui a schermo che in descrizione i miei vari social qualora vogliate seguirmi anche lì. E noi, come al solito, ci vediamo in un prossimo video di martedì per la robetta nerd o di venerdì per parlare di fotografia e videomaking. Quindi io vi saluto, grazie ancora per la visione e alla prossima gente. Bye bye.